cos'è la magia? Certo, magari sentendo la parola magia siete stati abituati a pensare solo ad azioni apparentemente grandiose, come far levitare una persona o nascondere un coniglio in un cappello per far apparire all'improvviso una colomba. E dove sarà finito il coniglio? Dov'è il trucco? Beh, nessuno può saperlo. È semplicemente magia. Ma in realtà, questa non è affatto magia. E se ancora la considerate tale, beh, allora vuol dire soltanto che non siete mai passati per la città di Tre Pietre, dove i fatti assurdi e misteriosi sono all'ordine del giorno. Sapete, a volte sono proprio le magie più piccole, gli eventi inspiegabili apparentemente più insignificanti, a cambiare radicalmente la vita e il futuro di una persona. E in quel terzo mercoledì del mese di marzo, un evento insignificante avrebbe cambiato per sempre la vita di un ragazzo di nome Andrea. Andrea era appena uscito di casa sbattendo la porta. Non era di certo la prima volta che si ritrovava a fuggire dai rimproveri del padre per fermarsi a sedere nel giardino davanti a casa sua. Smettila di giocare con quella palla, non perdere tempo. Devi impegnarti, studia e pensa al tuo futuro. Non avere fretta, ma datti una mossa. Erano queste le esatte parole. Le parole di un padre che certamente gli voleva bene e che aveva a cuore il suo futuro, ma che non riusciva minimamente a comprendere quali fossero i desideri e i sogni di suo figlio. Andrea teneva stretta tra le mani la sua affidata palla da gioco. Lanciarla era praticamente l'unico modo che aveva per sentirsi veramente felice e diventare un giocatore professionista. Per lui sarebbe stato il coronamento di un bellissimo sogno. Pensò, guardando le stelle che ogni sera si ritrovano a cadere sulla cima del Monte Tre Pietre, il monte che dava il nome alla sua città. Per ogni stella che tocca il Monte Tre Pietre, una magia accade. Qualcosa di terribile si manifesta o un sogno si realizza. È questo che si dice in giro. Ma Andrea non era quel tipo di persona. Quel tipo di persona che crede nella magia. Il futuro è troppo lontano. E nel presente, nel suo presente, non c'è spazio per i sogni, pensò. Così guardò i suoi desideri per un'ultima volta e senza neanche troppa forza puntò verso l'orizzonte e lanciò quella palla. Una vecchia foto ritrovata, un messaggio inaspettato, un impegno imprevisto. A volte sono proprio le magie più piccole, gli eventi inspiegabili apparentemente più insignificanti, a cambiare radicalmente la vita e il futuro di una persona. Proprio come la palla che sembrava scomparsa e riapparsa davanti agli occhi di Andrea. E nonostante fosse finita solo qualche metro più avanti, sembrava aver percorso chilometri su chilometri, viaggiando per anni. Andrea la prese. La guardò di nuovo, ma questa volta era diverso. Voleva sapere cosa aveva visto. Voleva vedere e vivere il suo stesso viaggio. Si girò verso il Monte Tre Pietre, che risplendeva di una luce straordinaria, una luce ispirante. E ritrovando la fiducia nei propri desideri e nel proprio futuro, si preparò a lanciare di nuovo quella palla, ma questa volta determinato a seguirla, ripetendo tra sé e sé, non troppo veloce, non troppo lenta, semplicemente nella direzione giusta, alla velocità dei sogni. Ciao
Ciao ragazzi! Questa piccola storia animata è stata resa possibile solo grazie a tutte quelle persone che sostengono il progetto mio e di Francesca dello Studio Luna 2 su Patreon. E spero vivamente che vi sia piaciuta. Abbiamo iniziato da poco il nostro percorso, diciamo, quindi sappiamo di avere ancora tantissimo da imparare per quanto riguarda storytelling, per quanto riguarda l'animazione, però pian piano, a piccoli passi, cerchiamo di imparare il più possibile per realizzare storie sempre migliori. Già adesso abbiamo un sacco di idee per un sacco di storie. Personalmente, se dovessi dirvi qualche titolo, vediamo La città di riflesso, Il ladro dei mille specchi, La stella maggiore. E se siete curiosi di sapere quali storie si nascondono dietro questi titoli, beh, valutate l'idea di supportare il nostro progetto su Patreon, anche soltanto con €1. Se non sapete come fare, vi lascio qui un link che vi spiega tutto quanto. Mentre naturalmente, se siete troppo piccoli o se non avete disponibilità economica, non preoccupatevi. Già aver visto questo video, aver messo mi piace o averci aiutato a condividerlo per far conoscere il nostro progetto a più persone è già un aiuto molto importante per noi. Quindi grazie ancora per tutto il vostro sostegno e spero di tornare presto per raccontarvi una nuova storia. Ok? Ciao!